In questi anni vi ho parlato tanto di grandi innovatori italiani e dei tratti fondamentali della formula italiana al successo, la ricerca della distinzione nella serializzazione, l'aggiunta di un elemento culturale o estetico alla produzione industriale, il rapporto di continuità tra tradizione e innovazione, l'esperienza del limite come fattore stimolante della creatività e l'idea a due polmoni del profitto come capitale economico ma anche umano, sociale e culturale. Vi ho raccontato tante storie che esemplificano questo modello. Nelle lezioni di Italian Ages ho dato un contesto economico e letterario a questa costellazione di voci e nelle mie presentazioni pubbliche ho cercato di ordinare casi molto diversificati in un sistema coerente. Spero presto di raccogliere le riflessioni che sono nate da Italian Innovators in un libro. Nel frattempo il canale si è trasformato in un laboratorio di dialogo tra accademia e impresa, in una piattaforma di riflessione interdisciplinare sul tema dell'originalità e del valore. In cosa consiste il valore di un oggetto? Dove e come nasce un prodotto davvero nuovo? Cosa aggiunge una storia a un'impresa? In questo contesto, le interviste che ho fatto negli anni a professionisti, designers, accademici italiani e non, come le conversazioni con tantissimi di voi online o di persona, mi hanno spinto a osservare modelli di originalità anche fuori dal mio ambito di studio. Nei miei ormai quasi 20 anni negli Stati Uniti ho avuto modo di apprezzare anche il modello americano di impresa, i cui cardini sono legati alla narrativa pionieristica della frontiera. E ho avuto la fortuna di conoscere e scoprire una serie straordinaria di storie di innovazione, anche in parallelo al mio progetto accademico sul fenomeno dell'americanismo di imminente pubblicazione. Ho deciso di raccontarle qui, in forma breve, in italiano, come una serie di shorts o immagini che aprano spazi di comprensione tra mondi e prospettive nuove sul tema del canale, a cavallo tra Italians e Innovators. Ora, immagino che abbiate sentito nominare marchi come Hershey, Gillette, Spalding o Kraft. Ma vi siete mai chiesti chi fossero Milton Hershey, King Gillette, Albert Spalding o James Kraft e come siano arrivati al successo? Chi erano poi Jack Daniel, Samuel Colt, J.P. Morgan o Leland Stanford, i cui cognomi oggi sono brands indimenticabili nella storia militare, nella finanza e nell'accademia? E sapete poi quali volti si celino dietro Kodak, Philadelphia, Starbucks o Coca-Cola? Ve lo racconto a puntate nella nuova playlist Storie Americane, a piccoli brani, come inizi di storie, come spazi di conversazione tra i due mondi che abito quotidianamente, come punto di ispirazione e di dialogo. Le pubblicherò su Instagram e YouTube di volta in volta, senza una scadenza particolare, solo per il gusto di condividere un minuto insieme. Spero vi piacciono e, dato che siamo già sul canale, non dimenticatevi di iscrivervi a Italian Innovators e di farmi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti. Se volete ricevere notizie su tutti gli altri progetti che ho menzionato, potete iscrivervi alla newsletter dello show al sito www.italianinnovators.com. Grazie come sempre del sostegno e enjoy the show.